Benvenuti amici, bentornati per questa seconda lezione su Freud, su Sigmund Freud. Continuiamo a parlare di Freud e in particolare oggi trattiamo della sessualità infantile. Freud e la psicoanalisi. Abbiamo già accennato ampiamente alla fine della scorsa lezione, della prima lezione, alla discussione sul concetto di libido, parola latina. Freud usa molto spesso espressioni latine per definire le categorie della psicoanalisi, la scienza che pensa di aver inventato lui. La psicoanalisi è una delle tante possibili forme di psicologia del profondo, ma soprattutto di terapia, di psicoterapia, di terapia psicologica. La libido, come abbiamo già detto, non è propriamente quella che noi chiamiamo la sessualità, anche se quella che noi chiamiamo sessualità rientra totalmente nella libido. Sapete che in italiano c'è un termine, libidine, un termine che però viene usato spesso con un altro significato. Freud invece per libido intende una tendenza varia e generale al piacere, al soddisfacimento del piacere, un piacere che spesso si presenta, se non sempre, in maniera impulsiva, in maniera istintuale, in maniera animalesca, in maniera primitiva, ancestrale, la ricerca di un piacere egoistico che spesso si soddisfa anche in maniera violenta, alla maniera tipica delle società primitive, o meglio, alla maniera tipica dell'uomo allo stato di natura, cioè dell'uomo non ancora represso, che non ha ancora creato le strutture sociali di una comunità organizzata, complessa, come quella in cui noi oggi viviamo. Da questo punto di vista l'essere umano somiglia all'animale, c'è un principio di piacere che cerca di soddisfare in vari modi l'essere umano. La rivoluzione che fece scandalo di Freud è il pensare che la ricerca del piacere sessuale avvenga anche in età infantile, che anzi questo avvenga molto spesso, in particolare tra gli 0 e i 6 anni, quindi riguarda i bambini. L'idea che anche i bambini abbiano una sessualità e poi l'idea che questa sessualità nei bambini dagli 0 ai 6 anni non si esprima in maniera genitale come la sessualità adulta, con il fine perlomeno potenziale e la finalità della procreazione attraverso il coito, la classica penetrazione, che è l'uso che appunto fanno gli adulti nel sesso dei loro organi genitali, ma si esprima a livello di bambino anche in altri modi, cioè il bambino cerca un soddisfacimento a questo piacere, a questa libido, un soddisfacimento sessuale che non riguarda soltanto l'area dei genitali, ma riguarda anche altre aree del corpo che Freud chiama zone erogene. La sessualità infantile per Freud presenta una più o meno precisa evoluzione attraverso differenti fasi, 3 fasi e poi anche una quarta, diciamo 3 più 1. La prima fase è la fase orale. Che cos'è la fase orale? Questa si presenta tra 0 e 1 anno. Nel primo anno di vita circa, che cosa fa un bambino? Un bambino cerca la poppata della madre, un bambino cerca di soddisfare il proprio impulso egoistico al piacere attraverso la bocca, attraverso la suzione. Questo per Freud è sessualità. È il tentativo di soddisfare con una parte del proprio corpo un desiderio sessuale per ottenerne un piacere. La suzione, l'uso della bocca, non riguarda soltanto la poppata dalla madre, ma anche tutto il resto, cioè il bambino si approccia al mondo esterno attraverso la bocca, come fanno, sapete, certi animali, anche domestici, come i cani, i gatti, che cosa fanno? Cercano di mettere la lingua dappertutto, cercano per capire che cosa sia una cosa, se sia commestibile, se sia utile, se sia pericolosa, la toccano con la bocca, cioè tendono a mettere in bocca tutto. È quello che fa il bambino si sfoga e prova piacere non soltanto con il seno della madre, ma anche se gli dai uno di quei ciucciotti, quelle cose artificiali di gomma, oppure qualunque altra cosa tu gli metta in bocca, gli avvicini alle labbra,
il bambino cerca di avere un contatto attraverso le labbra, attraverso la lingua, attraverso la bocca, di mettere in bocca, di tastare con il gusto, con le labbra, con la lingua, con la bocca. Quindi il suo approccio è di questo tipo perché cerca di ottenere un piacere. Il resto non gli importa per niente. Il bambino appena nato è un fascio di nervi, è qualcosa che è soltanto istinto. Il bambino appena nato è un ribollire primordiale che lo porta alla ricerca assoluta, egoistica, eventualmente, se può, anche violenta del piacere e non vede nient'altro se non questo, perché appena nato si trova ancora ad una dimensione istintiva, istintuale, che lo fa assomigliare agli animali oppure alle fasi realmente primordiali della storia e della vita dell'uomo sul nostro pianeta. Questo vi fa anche capire che Freud non vede il bambino in maniera idealizzata, come un angioletto pieno di buone intenzioni, che possieda altruismo. Assolutamente no. Un bambino da 0 a 6 anni, ma soprattutto quando è appena nato, un bambino è uno che pensa soltanto al proprio piacere avidamente. Ha preso il latte, ha succhiato il latte, è contento, non può interessargli di niente altro, tantomeno della salute o dell'esistenza stessa della persona che gli abbia dato il latte. Non si accorge neanche chi è la madre o cose del genere. Va avidamente alla ricerca del soddisfacimento di questo piacere sessuale, di questa libido, senza curarsi di nient'altro, cioè in maniera assolutamente diretta, spontanea, pulsionale, senza nessun tipo di filtro né preoccupazione. Quindi Freud non idealizza assolutamente il bambino. Non è vero che il bambino nasce buono, altruista, capace di intendere certe cose. Assolutamente no. Il bambino cerca il suo piacere in maniera del tutto egoistica. C'è un polimorfismo, quello che Freud chiamò polimorfismo. Significa che le zone erogene del corpo, le zone in cui si raggiunge il piacere, man mano cambiano nel tempo. Quindi la sessualità del bambino è polimorfa, si direziona in zone del corpo sempre diverse a seconda delle varie fasi. Nella seconda fase, che va circa da 1 a 2 anni, quando il bambino ha 1 anno, quando il bambino ha 2 anni, il bambino sposta la zona erogena dalla bocca all'ano. Il bambino passa alla seconda fase, alla fase anale. Sì, avete capito bene, non prova più piacere attraverso la bocca, ma attraverso l'ano, o più in generale la vescica da cui si libera delle feci. Secondo Freud, tutti noi siamo passati attraverso queste fasi che sono necessarie, solo che non ce lo ricordiamo, e se qualcuno non vi è passato in questo modo e in questo ordine, vuol dire che è un nevrotico, vuol dire che verrà abbandonato a una serie di problematiche nervose, psicologiche, anche molto gravi. Durante la fase anale, il bambino, per quanto sembri strano da dire, secondo Freud prova piacere a livello dell'ano. E in particolare Freud afferma che il bambino prova piacere nel controllare la funzione anale, nel decidere quando rilasciare le feci, quando svuotare la vescica e in particolare nel momento dello svuotamento, nel momento proprio della deiezione, oppure nel momento della minzione, cioè nel momento del fare la popò o del fare la pipì. Il bambino prova un forte piacere di tipo sessuale. Poi il terzo momento è la fase fallica, è la terza fase. Spesso è all'interno della fase fallica, che va dai 3 ai 5-6 anni. È proprio qui all'interno della fase fallica, della terza fase, che si producono i traumi sessuali infantili, gli atti primari, gli eventi primari, che sono poi la causa delle nevrosi, spesso a lungo termine. Inizialmente il bambino sta bene, ma poi questo atto primario che lui rimuove e finisce nell'inconscio
di cui non si ricorda più, produrrà purtroppo a distanza di tempo, spesso quando uno è adulto o adolescente, dei sintomi nevrotici. Che cos'è la fase fallica? Dai 3 ai 5 anni, dai 3 ai 6 anni più o meno il bambino e ovviamente anche la bambina scopre di avere un organo sessuale, si interroga sul proprio organo sessuale e manipola il proprio organo sessuale, si tocca. Ovviamente non è capace di avere un'erezione e di avere un rapporto sessuale, però abbiamo visto che per Freud questa è comunque sessualità, è sessualità infantile. Il bambino o la bambina prova piacere nel toccare e manipolare i propri organi genitali. Li guarda molto spesso, si interroga su di essi, si crea anche delle strane paure e preoccupazioni su di essi. Tutti noi, secondo Freud, l'abbiamo fatto ed è normale che sia così, però non ce lo ricordiamo più. Freud dice in generale che tutto quello che noi abbiamo sperimentato nei primi 6 anni lo abbiamo dimenticato, anche cose che non c'entrano niente con il sesso. Molto spesso i ricordi tra 0 e 6 anni sono fasulli, sono creati successivamente. Freud dice che l'io, la coscienza umana, non è stabile nel tempo. La sua visione è molto più problematica e inquietante. Lui dice che dopo i 6 anni noi diventiamo praticamente un'altra persona, con un altro carattere, dimentichiamo tutto quello che abbiamo attraversato, pensato, fatto nei primi 6 anni e spesso emergiamo poi con un carattere e con una personalità completamente diversa da questa fase dei primi 6 anni, da questa fase primordiale in cui noi viviamo come alle origini della civiltà, senza repressioni, senza sovrastrutture, esprimendo soltanto un piacere egoistico e violento. Vedremo poi a quale delle strutture dell'inconscio Freud attribuirà questa tendenza ad ottenere un piacere in maniera istintuale, egoistica, violenta, senza cura per nulla di quello che succede al di là della nostra epidermide, nel mondo esterno, al di fuori del nostro piacere. Quindi nella fase fallica il bambino e la bambina scoprono di avere un organo sessuale. Qui emergono i famosi complessi freudiani. Che vuol dire complesso? Il complesso è un insieme di idee, di emozioni, di sensazioni, di atti che segna la vita del bambino tra i 3 e i 6 anni. Attenzione, i complessi non sono necessariamente una cosa negativa, se risolti sono una cosa positiva, anzi Freud dice noi dobbiamo per forza aver attraversato tutte queste fasi, aver sperimentato questi complessi. Guai se non abbiamo avuto questi complessi di cui ora vi parlerò. Magari li abbiamo superati, magari non del tutto, ma se non li avessimo proprio avuti, questi complessi di cui ora parleremo, vuol dire che abbiamo avuto uno sviluppo psicologico totalmente anormale, siamo diventati dei nevrotici. Sono due i complessi importanti nella fase fallica tra 3 e 6 anni. Il primo è il complesso di castrazione. Qui l'interesse del bambino si rivolge verso il proprio organo sessuale. Il bambino maschio scopre di avere un pene, e prova piacere a manipolarlo. Scopre però che ci sono anche altri individui umani come lui, con l'unica differenza che non hanno un pene, cioè scopre che la sorella oppure la madre non hanno un pene. Da qui il complesso di castrazione. È inevitabile, tutti noi abbiamo avuto questo complesso, anche se non ce lo ricordiamo. È finito nell'inconscio. Che cosa significa? Significa che il bambino ha paura che qualcuno lo privi del suo pene, in particolare la sorella, la madre, oppure tutti quelli che lui inizia ad identificare come appartenenti al genere femminile, al sesso femminile. Non ha bisogno di guardare se ce l'hanno o no il pene. Capisce se uno ha una certa voce, ha un certo aspetto, si veste in un certo modo, dovrebbe appartenere dunque a quell'altra parte, cioè è femmina, vuol dire che non avrà un pene. Il bambino inizia a temere che tutte le donne, in particolare la sorella o la madre, cioè le figure femminili più vicine a lui perché appartenenti alla sua famiglia o altri parenti, lo possano castrare, lo possano privare del pene, possano venire a rubargli
a strappargli il pene, a privarlo del pene. Questo è il complesso di castrazione che mette molta ansia e frustrazione all'interno del bambino. Per la bambina funziona in maniera analoga. Purtroppo Freud, trovandosi in una società maschilista, sottovaluta un po' la psicologia delle bambine, il suo modello è sempre il maschio. Comunque per le bambine funziona in maniera analoga, cioè le bambine si accorgono di non avere un pene, cioè mentre il bambino si accorge di avere qualcosa che ad altri, cioè alle femmine, manca, invece la bambina, in generale le femminucce, si accorgono di non avere qualcosa che invece altri, cioè i maschietti o anche gli uomini adulti, hanno. La bambina capisce di non avere un pene e capisce invece che il fratello, il fratellino, ha un pene. Da qui il complesso che nelle bambine è analogo al complesso di castrazione dei bambini e si chiama complesso dell'invidia del pene. Se il bambino ha paura di perdere il pene per l'intervento di chi non ce l'ha e vuole il suo pene, invece la bambina, questo è il complesso di invidia del pene, inizia ad invidiare il fratellino che ha un pene e desidererebbe appunto avere il suo pene. Quindi complesso di castrazione nel maschietto, complesso di invidia del pene nella femminuccia. Voi direte, ma come capiscono che io ho un pene, mia sorella non ce l'ha, oppure mia sorella capisce che io ce l'ho? Bisogna comprendere che le teorie di Freud possono avere qualcosa di valido, di buono, di giusto, ma persino i più forti credenti in Freud attualmente, i freudiani ortodossi, quelli che ancora lo amano e sono molto pochi in psicologia, ammettono che determinate idee di Freud debbano essere riviste alla luce delle mutate condizioni storiche. Freud imposta certe sue teorie che, ripeto, in generale possono essere valide, possono dare dei suggerimenti, ma devono comunque queste teorie essere interpretate e modificate a seconda del contesto storico-culturale e sociale. Freud ragiona in un certo modo perché, e questa è un'altra critica che è stata rivolta a Freud, lui conosce solo l'alta società viennese, lui non costruisce la psicoanalisi avendo una conoscenza generale, onnicomprensiva, variegata della cultura umana, della sessualità umana, della psiche umana nei vari popoli, nelle varie epoche, nelle varie classi sociali. Il campione dei suoi pazienti non è statisticamente rappresentativo. Lui costruisce la sua teoria avendo come base empirica, avendo come pazienti, avendo sotto gli occhi soltanto gli esponenti, le espressioni, la morale, i costumi dell'alta società viennese di quell'epoca, che ovviamente è una società molto bigotta, molto tradizionalista, molto basata sulla famiglia autoritaria, sulla famiglia tradizionale, in cui il padre era una vera autorità, un capofamiglia riconosciuto, in cui il senso di inadeguatezza, di vergogna da parte dei figli rispetto al padre era fortissimo, in cui ci si vergognava per poco di fronte al padre, in cui i figli sviluppavano fortissimamente un senso di colpa nei confronti del padre. Parleremo di questo in seguito quando tratteremo del superio. Insomma, era quella società lì, una società in cui di solito le famiglie dell'alta borghesia avevano un padre e una madre ed erano famiglie numerose. Voi giustamente avete pensato ai figli unici. Se io sono figlio unico, maschio o femmina, come faccio a interrogarmi su quale organo sessuale abbia mio fratello o mia sorella? Che non esistono. Ma all'epoca le famiglie avevano molti figli, era difficile trovare uno che non avesse dei fratelli, molti fratelli. Non solo, ma spesso vivevano con i nonni, con gli zii, con altre persone, magari fratelli e sorelle del padre o della madre che non si erano mai sposati, che continuavano a vivere in casa, quindi avevano anche molti parenti come figure di riferimento. All'epoca la famiglia, la società non era come adesso, si accoglievano in casa parenti, amici, i bambini giocavano per strada liberamente, e anche con i parenti, sin dai primi anni. Adesso magari non succede più, non c'erano i telefonini, non si stava chiusi in casa a vedere le serie TV. Era diversa ovviamente la struttura della famiglia, ma ovviamente anche la morale, e quindi Freud dà per scontato che ci si possa facilmente confrontare con fratelli, con parenti, con amici,
con cui tu giochi in mezzo alla strada, fai il gioco di far vedere il pene, di spogliarti, eccetera. Erano giochi semplici che quei bambini praticavano. Voi direte oggi non succede più, però all'epoca succedeva e quindi dovete considerare queste teorie per capirle all'interno delle condizioni della società in cui Freud viveva. All'interno della fase fallica c'è anche un altro complesso, il più importante dei complessi freudiani, quello di cui un po' tutti hanno sentito parlare, il complesso di Edipo che per le bambine diventa il complesso di Elettra. Freud prende questi nomi appunto da due personaggi della mitologia greca, Edipo ed Elettra, perché le loro storie, le loro vicende tragiche in qualche modo possono ricordare quello che succede durante il complesso di Edipo o il complesso di Elettra. Andate se volete a, a vedere, a leggere la storia di Edipo, la storia di Elettra. Edipo uccide, sia pur inconsapevolmente, il proprio padre e giace, si sposa inconsapevolmente con la propria madre, da cui ha dei figli incestuosi. Quindi il complesso di Edipo. Questo è fondamentale ed è anche questa una teoria di sessualità infantile che si poteva considerare oscena, sconvolgente, irrituale, totalmente anticonformista, inaccettabile per la morale dell'epoca. Che cos'è il complesso di Edipo? I bambini, secondo Freud, non si confrontano soltanto con i propri fratelli, ma anche con i propri genitori e individuano una differenza a livello di organo sessuale anche riguardo i propri genitori. Succede che tra i 3 e i 6 anni, secondo Freud è successo in tutti noi, anche se non ce lo ricordiamo, tra i 3 e i 6 anni ogni bambino e ogni bambina sviluppa un particolare attaccamento, un particolare affetto nei confronti del genitore di sesso opposto, come se il bambino fosse già un adulto. Facciamo l'esempio del bambino maschio. Il bambino maschio tende ad innamorarsi, tra virgolette, della madre, a provare un attaccamento, un affetto molto forte per la madre. La madre è il genitore preferito tra i 3 e i 6 anni. Un attaccamento, un affetto molto forte che Freud non esita a dire essere di tipo sessuale, anche se si tratta di quella sessualità allargata che abbiamo visto lui chiama libido e cerca di relazionarsi il bambino con la madre, tentando in qualche modo di possedere la madre, sia pure nell'immaginario. Il bambino diventa geloso nei confronti del padre, verso il quale inizia ad avere sentimenti di ostilità, non soltanto nel pensiero, sentimenti di ostilità aperta. Quindi il complesso di Edipo non fa sviluppare soltanto sentimenti affettuosi, di attaccamento, di amore, ma anche sentimenti negativi, ostili, di ostilità, di odio nei confronti dei genitori di sesso opposto. Il bambino maschio diventa geloso del padre, nel senso che vorrebbe prendere il posto del padre e prendersi la madre, eliminando il padre. È una cosa molto forte da dire. Freud dice, e dice che questo è normale, che i bambini sviluppano sentimenti anche violenti di possesso nei confronti della madre e sentimenti di ostilità e di odio nei confronti del padre, che fanno spesso loro desiderare che il padre muoia, che il padre non esista più, che il padre non ritorni a casa dopo il lavoro e così via. Questo vale anche per la bambina. La bambina addirittura, dice Freud, a quest'età si comporta come una ninfetta, cerca di essere seduttiva, assume atteggiamenti seduttivi nei confronti del padre, per cercare di far sì che il padre si interessi a lei. Un attaccamento verso il padre, un amore, un affetto molto forte verso il padre e un odio nei confronti della madre. La bambina tende addirittura, dice Freud, ad apparire leggiadra e desiderabile agli occhi del padre. Ovviamente sono teorie che sconvolsero un po' il mondo quando Freud le espresse
E questo è il famosissimo complesso di Edipo, oppure per le bambine complesso di Elettra. Attenzione, non è una cosa strana o perversa, è una cosa normale secondo Freud. Anzi, se noi non l'abbiamo provato, se noi non le abbiamo attraversate queste attrazioni e repulsioni verso i nostri genitori, tra i 3 e i 5 anni, tra i 3 e i 6 anni circa, vuol dire che siamo diventati dei mostri in età adulta. Quindi l'idea che la famiglia sia la sede prioritaria della propria attività sessuale è questa l'idea che il bambino ha quando è molto piccolo. È il famoso complesso di Edipo. Freud dice che in maniera latente, nascosta, qualcosa di questo resta anche in età adulta. Lui dice che moltissimi pazienti fanno dei sogni, soprattutto quando sono adolescenti, ma non solo, anche quando sono adulti, fanno dei sogni di cui si vergognano, che non raccontano certo in giro, in cui immaginano di andare a letto con la propria madre, oppure la bimba di andare a letto con il proprio padre, o di avere comunque una relazione speciale, cameratistica, di amicizia paritaria con il genitore di sesso opposto. Questo riemerge fortemente nei sogni, vedremo poi più in là perché proprio nei sogni. Ricordate, Freud scrive la sua prima opera importante, l'interpretazione dei sogni, nel 1900. Poi la psicanalisi sarà spiegata in tante altre opere di cui non parlerò nel dettaglio nei decenni successivi, come tre saggi sulla teoria sessuale, al di là del principio di piacere, oppure introduzione alla psicoanalisi. Queste sono alcune delle opere più famose di Freud. Io non vi parlerò di tutte le opere di Freud, ovviamente. Parliamo di Freud e della sua teoria in generale, però ci sono tante opere, è anche giusto citarne due o tre. Attenzione, tra i 6 e i 12 anni o tra i 6 e i 13 anni, magari i tempi ora nella nostra società si sono abbreviati, tutto diventa più precoce, però Freud dice dai 6 ai 12 anni, dai 6 ai 13 anni circa, noi abbiamo la quarta fase, non è propriamente una fase sessuale, ma di mancanza di sessualità. Infatti non possiamo neanche considerarla veramente una quarta fase, ma una sospensione tra la terza e la quarta fase. Si tratta della fase di latenza tra i 6 e i 12, tra i 6 e i 13 anni. Sapete che vuol dire latenza? Latente è quando qualcosa è nascosto. Latenza è un nascondimento, cioè tutto questo crogiolo dell'attività sessuale, dei desideri, degli impulsi, delle pulsioni, dei traumi, dei complessi, dei 0 ai 6 anni viene dimenticata, viene rimossa, finisce nell'inconscio. Tra i 6 e i 12 anni il bambino diventa improvvisamente sessualmente inattivo, fase di latenza. Non ha più tutti quei desideri, quelle zone erogene, quei desideri di scaricare degli impulsi di piacere primordiali che ha attraversato tra gli 0 e i 6 anni. Si tratta di una fase di latenza in cui il bambino dimentica tutto quello che è successo tra gli 0 e i 6 anni e si trasforma praticamente in un'altra persona. E non sia mai che questo non si verificasse. Noi resteremo alla sessualità infantile e diventeremmo dei pervertiti in età adulta. Si forma, come vedremo, si rafforza l'inconscio. Tutte le cose sperimentate dai 0 ai 6 anni finiscono nell'inconscio, continuano purtroppo a essere ancora attive e causeranno soprattutto in età adulta delle nevrosi. Però a livello cosciente noi ci siamo dimenticati di tutto. Questa è la fase di latenza. Poi invece dai 12-13 anni in su, ovviamente con la pubertà, l'adolescenza, inizia l'ultima fase della sessualità, cioè la sessualità adulta, la sessualità definitiva del bambino che non è più un bambino, cioè la sessualità genitale, la fase genitale, la quarta e ultima fase della sessualità umana, la sessualità genitale in cui gli organi sessuali sono al centro, in cui il piacere è direzionato verso gli organi sessuali
non certo più verso la bocca, l'ano, eccetera, e usando gli organi sessuali si ha il rapporto sessuale adulto attraverso la penetrazione. Il passaggio alla sessualità adulta è sano e il complesso di Edipo è correttamente risolto nel momento in cui pian piano il giovane o la giovane trasferisce i suoi desideri dal genitore di sesso opposto verso figure che sono al di fuori della famiglia. Qualcuno di voi avrà forse già pensato che magari anche nei rapporti sessuali adulti c'è una componente di piacere che può far riferimento alla bocca oppure all'ano. Naturalmente avete pensato bene, un residuo della sessualità infantile resta in età adulta e quindi quelle che erano le zone erogene fino ai 12 anni, o meglio fino ai 6 anni, che poi si sono spostate definitivamente sugli organi genitali, quelle che erano le zone erogene nei primissimi anni di età continuano comunque ad avere un valore dal punto di vista sessuale, da un punto di vista del piacere, quindi anche la bocca, quindi anche l'ano. Però attenzione, secondo Freud la bocca o l'ano devono avere una funzione secondaria nella sessualità adulta, nel piacere sessuale degli adulti. Da questo punto di vista Freud è abbastanza tradizionale. Noi abbiamo, scandalosamente direbbe qualcuno, attraversato queste fasi di sessualità infantile perversa e polimorfa. Poi però la sessualità definitiva normale di un adulto non può somigliare a una delle fasi della sessualità infantile o a tutte quante queste fasi che non devono persistere in età adulta, altrimenti vuol dire che siamo diventati dei pervertiti, dei maniaci, delle persone che hanno dei grossi problemi. Non so se riesco a spiegarmi. Per provare un piacere di tipo sessuale a livello dell'ano è normale quando si è molto piccoli in una certa fase, ma poi col passare del tempo questa zona erogena deve essere del tutto abbandonata. Quindi la sessualità adulta deve essere genitale e per Freud è normale avere un rapporto tra uomo e donna, cioè tra sessi diversi, un rapporto che prevede la penetrazione, il coito e il piacere, attenzione, che si realizza primariamente attraverso la penetrazione, il pene e la vagina. Ci sono degli adulti che prediligono forme invece di rapporti di altro tipo, con la bocca o con l'ano o anche altre cose, per esempio ci sono i feticisti dei piedi che si eccitano solo se baciano i piedi o roba del genere, i sadomaso. Secondo Freud quella non è una sessualità normale, è, forse avete già capito, perché non è una sessualità normale? Perché in quei casi si è verificato che la sessualità in qualche modo si è bloccata alla fase infantile, cioè che una o più di una tra le fasi di sessualità infantile che avrebbero dovuto essere superate con la sessualità genitale in età adulta sono invece rimaste là, hanno assunto un'importanza eccessiva, noi non siamo riusciti a spostare la sessualità dalla bocca, dall'ano, dalla manipolazione dei genitali al livello di rapporto adulto. Si tratta di spostare in maniera salutare. Quindi l'omosessualità per Freud non va bene. Attenzione, l'omosessualità per Freud non va bene. A differenza di molti che parlano di Freud senza conoscerlo, o l'hanno deformato, o hanno travisato in maniera ideologica il suo pensiero, spacciandolo come uno che ha svelato tutte le menzogne, le sovrastrutture, le repressioni dell'educazione, eccetera, e che avrebbe sdoganato, avrebbe permesso, avrebbe considerato normale qualunque tipo di rapporto. Non è così, Freud non la pensava in questo modo. Il rapporto di tipo anale tipico degli omosessuali, secondo Freud, è il sintomo di una sessualità incompiuta e incompleta, perché quel tipo di persone, cioè gli omosessuali, sono rimasti appunto alla fase anale. Quindi per Freud l'omosessualità in questo caso non va bene. L'unica sessualità vera, sana, che non produce nevrosi, problemi mentali, è la sessualità di tipo eterosessuale che si esprime attraverso il coito, la penetrazione e che raggiunge il piacere attraverso il pene e la vagina. Il resto è secondario e assolutamente accessorio.
Quindi voi direte che Freud è omofobo, è contro gli omosessuali, considera l'omosessualità una malattia, una nevrosi che deve essere curata. Attenzione, ovviamente Freud risente del clima in cui è vissuto, l'abbiamo già detto. All'epoca non c'era quasi nessuno che considerasse l'omosessualità qualcosa di normale. Freud risente della mentalità dell'epoca, però è anche vero che Freud, a differenza di molti altri della sua epoca, considera l'omosessualità non come una nevrosi, ma la considera come qualcosa di non maturo, un essere rimasti a una sessualità infantile, però dice che non è una nevrosi, ma una parafilia. Sapete cosa fa parte delle parafilie per Freud? Come vi ho detto prima, il feticismo, il sadomasochismo, sapete, quelli che si legano, si frustano oppure si eccitano solo con i piedi, baciando i piedi, eccetera. Per lui quelle non sono vere e proprie nevrosi da curare e tra l'altro non possono neanche essere curate, non avrebbe senso. Sono orientamenti sessuali diversi che possono dare dei problemi, non sono normali, ma non sono a livello delle nevrosi. Sono parafilie, cioè sono problemi o disturbi meno importanti delle nevrosi. Quindi lui dice di non considerare l'omosessualità l'esito di uno sviluppo normale della sessualità. Questo no. Però neanche la condanna fortemente. Freud, anzi, ha parole tolleranti nei confronti degli omosessuali. Lui dice che gli omosessuali non devono essere repressi, curati, non li vede come esseri peccaminosi, pericolosi, aggressivi, eccetera. Hanno diritto, secondo lui, a vivere la propria sessualità. Lui non è intollerante nei confronti degli omosessuali, anche se li considera esponenti di una sessualità che non è riuscita a raggiungere la pienezza dell'età adulta. Però lui dice non sono da curare, non sono da reprimere, non sono da rinchiudere, non sono pericolosi. Per Freud una parafilia è una specie di fissazione feticistica che è qualcosa che è un di più, una cosa aggiuntiva rispetto alla normalità, ma non è una vera e propria patologia grave. Quindi, però, non è vero, come a volte si dice, che Freud è favorevole in tutto e per tutto all'omosessualità e la consideri normale. Non è così. Freud non considera normale la sessualità che è sempre o prevalentemente di tipo anale o di tipo orale o di tipo feticistico o cose del genere. Per lui si tratta di una sessualità che è rimasta all'infanzia, una sessualità non adulta che non riesce a percepire davvero la persona del partner. Una sessualità non genitale che avviene spesso non attraverso la penetrazione, per lui è una sessualità che guarda più al piacere delle strutture del corpo, come facevano i bambini, piuttosto che a una dimensione emotiva ampia e integrale di amore vero con il partner. C'è un'altra cosa un po' scabrosa, che è stata ovviamente superata da tutti, anche dai freudiani stessi. Freud sostiene che addirittura il piacere, l'orgasmo per la donna è un orgasmo maturo e adulto soltanto quando si tratta di un orgasmo vaginale. Lo dice senza nessuna prova, nessun esperimento. Freud assume quelli che erano i pregiudizi, le teorie mediche dell'epoca, che sostenevano che la donna potesse arrivare al piacere soltanto attraverso la immissio penis, l'immissione del pene, l'introduzione del pene attraverso la vagina, e che l'orgasmo adulto delle persone che hanno risolto i propri problemi con se stessi è da parte delle donne solo l'orgasmo vaginale e da parte dell'uomo l'orgasmo che avviene all'interno della vagina della propria partner. In altri casi Freud dice che si tratta di un piacere di tipo immaturo, assolutamente infantile, da parte di persone egoistiche. Freud infatti distingue, la sessuologia attuale non li distingue più, due tipi di orgasmo, un orgasmo vaginale e un orgasmo clitorideo. Secondo lui l'orgasmo clitorideo è tipico della manipolazione onanistica, autoerotica, è tipico di quelle donne che hanno ancora una sessualità infantile e quindi hanno un piacere a metà.
Queste cose sono state assolutamente superate e dimostrate come false. La sessuologia odierna invece ha davvero rivalutato quel piccolo organo della donna che è responsabile del piacere e che invece all'epoca di Freud non veniva considerato, con ovviamente l'inevitabile conseguenza della repressione sessuale delle donne. Adesso quasi tutti i sessuologi dicono che anche se la donna percepisce in maniera diversa l'orgasmo, pensa nella sua mente che esistano diversi tipi di orgasmo con cause e localizzazioni differenti, in realtà l'unica causa dell'orgasmo della donna è sempre la clitoride o il clitoride. Freud diceva diversamente. Freud distingueva questo doppio tipo di orgasmo femminile che non ha ragione di esistere secondo la scienza, la sessuologia sperimentale di oggi, che sostiene che l'orgasmo femminile è causato sempre dalla stimolazione, diretta o indiretta, della clitoride. Sono cose un po' scabrose, però per capire Freud bisogna capire questo, perché la teoria di Freud è completamente basata sul sesso e le nevrosi sono sempre o quasi sempre, dice lui, nevrosi di tipo sessuale, nevrosi che si producono a livello infantile nei primi 6 anni di età. Poi c'è la fase di latenza, l'abbiamo visto, però poi purtroppo rimangono alcune cose nell'inconscio, anche se non ce le ricordiamo, non ci sono apertamente nella coscienza. Queste cose poi finiscono per fare danni, cose che sono avvenute a volte contro la nostra volontà, contro la nostra libertà, nei primi 6 anni di vita, contro le quali noi non avevamo difesa, riemergono provocando dei disturbi in età adulta e quindi noi finiamo per essere condizionati spesso in maniera inevitabile e senza possibilità di rimedio da ciò che è accaduto nei primissimi anni della nostra vita e che noi non ci ricordiamo minimamente. Che cosa va storto nella sessualità infantile? Che cosa provoca le nevrosi? Come le provoca? Perché degli atti o dei traumi infantili di cui noi non ricordiamo niente possono generare delle nevrosi, dei sintomi dolorosi, dei sintomi di sofferenza? Come possono provocare tutte queste conseguenze dentro di noi? Perché questi atti primari possono essere così attivi, tornare a essere così attivi in età adulta, anche se le cause che provocano queste conseguenze patologiche, nervose dentro di noi in età adulta sono cose che noi non ricordiamo, che non riusciamo a pensare. Com'è possibile tutto questo? Preciseremo meglio la struttura della psiche secondo la psicanalisi freudiana e il motivo dell'insorgenza delle nevrosi e la possibilità attraverso la psicanalisi di migliorare o di superare le nevrosi nella prossima lezione. Questa seconda lezione è terminata qui. Continuate a seguirmi se avete interesse, se avete curiosità nei confronti del pensiero di Sigmund Freud, nei confronti della psicanalisi. Arrivederci a tutti, alla prossima, grazie.